Nella notte del 13 ottobre 1307, in tutta la Francia, uomini armati bussano alle porte dei castelli templari. Da Parigi alla Provenza, da Poitiers a Tolosa, i cavalieri vengono trascinati fuori dai letti, incatenati e portati via. L'ordine più potente del Medioevo viene distrutto in un solo giorno. Ma come è stato possibile? Come può un esercito di monaci cavalieri, venerato e temuto per 2 secoli, scomparire dalla storia in una sola notte? Per capirlo bisogna tornare indietro, laddove tutto è cominciato, in una terra santa macchiata di sangue e fede. Dopo la prima crociata, nel cuore di Gerusalemme, nasce un piccolo gruppo di cavalieri cristiani. Sono 9. Guidati da Hugues de Payens, giurano di proteggere i pellegrini che viaggiano tra i porti d'Oriente e il Santo Sepolcro. Vivono poveramente, in stanze adiacenti al vecchio tempio di Salomone. Da quel luogo sacro deriva il loro nome, i poveri cavalieri di Cristo e del tempio di Salomone. La loro povertà iniziale è un'immagine potente. Il loro sigillo mostra 2 cavalieri su un unico cavallo. Ma questa povertà non è destinata a durare. Nel 1129, al Concilio di Troyes, ottengono l'approvazione papale. È un atto che cambierà la storia. Da quel momento i Templari rispondono solo al Papa. Non ai re, non ai vescovi, non ai signori locali. Questo li rende un potere unico nel Medioevo, una forza militare sovranazionale, protetta dalla Chiesa ma indipendente da tutto il resto. L'approvazione papale scatena un'ondata di donazioni senza precedenti. Re e nobili in tutta Europa, desiderosi di assicurarsi la salvezza dell'anima, cedono all'ordine terre, castelli, mulini e rendite. In pochi decenni, i cavalieri del Tempio diventano una potenza immensa. Ma non sono più soltanto guerrieri. Amministrano un patrimonio immobiliare che si estende dalla Scozia alla Siria. È la gestione di questo patrimonio a innescare il loro genio finanziario. I Templari devono trasferire in sicurezza queste ricchezze dall'Europa per finanziare le loro guerre in Terra Santa. La loro soluzione è rivoluzionaria. Quando un nobile parte per Gerusalemme, deposita il suo oro in una sede templare in Francia e riceve una lettera di credito, un documento cifrato che gli permette di ritirare la somma, convertita, una volta arrivato in Terra Santa. È la nascita della Banca Templare, il primo sistema di pagamento internazionale dell'Occidente cristiano. Con il tempo, re, nobili e mercanti affidano ai Templari la custodia dei propri tesori. L'ordine, esentasse e protetto dal Papa, è la cassaforte più sicura del mondo. La fortezza del Tempio di Parigi diventa la banca centrale d'Europa, custode del tesoro reale di Francia. I Templari gestiscono fondi, concedono prestiti, pagano riscatti. Molto prima delle banche moderne, avevano inventato la finanza globale. Ma ogni potere porta con sé la paura. Per 2 secoli, la loro ricchezza è giustificata da un unico, sacro obiettivo, la difesa della Terra Santa. L'Europa perdona la loro arroganza perché versano il loro sangue per il Santo Sepolcro. Poi, nel 1291, questa giustificazione crolla. Cade Acri, l'ultima città crociata. Dopo un assedio apocalittico, l'ultimo bastione cristiano in oltremare viene cancellato. I Templari combattono fino all'ultimo uomo, ma è la fine. La Terra Santa è perduta e la ragion d'essere dell'ordine svanisce. I cavalieri si ritirano nelle loro ricche commende in Francia e a Cipro. Ma agli occhi dei re non sono più difensori della fede. Sono una milizia sovranazionale senza una guerra da combattere. Sono una banca armata, un potere parallelo che non risponde a nessuno. E tra i loro debitori c'è l'uomo più potente d'Europa, Filippo IV di Francia, detto il Bello. Filippo è un sovrano spietato, determinato a costruire uno Stato francese centralizzato e assoluto. Ma il suo regno è in rovina. Le guerre contro l'Inghilterra e le Fiandre hanno prosciugato le casse. Filippo è cronicamente, disperatamente a corto di soldi. Il suo debito con i Templari è immenso. E come ogni sovrano disperato, capisce che la soluzione non è pagare, ma cancellare il creditore. Filippo ha già colpito i banchieri lombardi ed espulso gli ebrei, confiscando i loro beni. Ora punta all'obiettivo più grande. Ma per distruggere i Templari, protetti dal Papa, serve una giustificazione morale.
Serve un'accusa che scavalchi ogni immunità, l'eresia. Nel frattempo, Papa Clemente V, un francese malato e politicamente fragile, ha trasferito la sede pontificia ad Avignone, sotto il controllo diretto del re. Filippo lo manovra, insinuando sospetti sull'ordine, idolatria, riti segreti, adorazione del diavolo. L'architetto del piano è Guillaume de Nogaret, il guardasigilli del re. È lui a orchestrare l'operazione di polizia più audace del Medioevo. Il 13 ottobre 1307, alle prime luci dell'alba, il piano scatta. In tutto il regno, i cavalieri vengono arrestati simultaneamente. È un'operazione militare pianificata nei minimi dettagli. Lo stesso Gran Maestro, Jacques de Molay, viene catturato a Parigi. Le accuse sono terrificanti: rinnegamento di Cristo, sputi sulla croce, sodomia e adorazione di un idolo demoniaco. Una testa misteriosa chiamata Baphomet. I Templari vengono consegnati agli inquisitori reali. Vengono torturati. Non con il dolore rapido della battaglia, ma con l'agonia scientifica della tortura giudiziaria, la estrapada, lo schiacciamento degli arti, i piedi bruciati sul fuoco. Cedono uno dopo l'altro. Confessano tutto ciò che i loro aguzzini vogliono sentire. Lo stesso Jacques de Molay, spezzato, confessa il rinnegamento. Filippo ha vinto. Ha le confessioni. Il Papa, impaurito, prima protesta, poi cede. Tenta di avvocare a sé il processo, ma è troppo tardi. Quando alcuni cavalieri, rassicurati, ritrattano le confessioni davanti ai delegati papali, Filippo li fa dichiarare eretici recidivi. Nel 1310, 54 templari che avevano osato difendere l'ordine vengono bruciati vivi in un campo vicino Parigi. Il terrore zittisce ogni difesa. Nel 1312, al Concilio di Vienne, Clemente V è messo alle strette. Filippo si presenta alle porte della città con il suo esercito. Il Papa, per evitare uno scisma, sceglie una soluzione politica. Promulga la bolla, Vox in excelso. Il documento è un capolavoro di ipocrisia. Non condanna l'ordine per eresia, ammettendo che le prove sono insufficienti, ma dichiara che, a causa dello scandalo, l'ordine è soppresso per via amministrativa. Non è una condanna, è una liquidazione forzata. Filippo ha vinto. Ha cancellato il suo debito e confiscato le loro ricchezze. Ha dimostrato che in Europa il potere spirituale deve piegarsi al potere politico. Jacques de Molay, l'ultimo Gran Maestro, passa 7 anni in prigione. Il 18 marzo 1314 viene condotto su un'isola della Senna, a Parigi, per ascoltare la sua sentenza, carcere a vita. Ma lì, davanti alla folla, accade l'imprevisto. De Molay ritratta tutto. Proclama l'innocenza dell'ordine e la sua vergogna per aver mentito. È un eretico recidivo. Filippo ordina il rogo per quella sera stessa. Secondo le cronache, prima di morire, Jacques de Molay lancia una maledizione. Papa Clemente, re Filippo, vi cito a comparire davanti al tribunale di Dio, entro un anno. La leggenda si compie. Il Papa morì dopo poche settimane. Il re, pochi mesi più tardi. La dinastia dei Capetingi si estinse nel giro di una generazione, precipitando la Francia nella guerra dei 100 anni. Dopo la distruzione dell'ordine, i beni templari passarono ai cavalieri ospitalieri. Ma i tesori, i conti segreti, le ricchezze accumulate sparirono. Molti templari riuscirono a fuggire, alcuni verso la Scozia, altri in Portogallo, dove fondarono nuovi ordini sotto altri nomi. Nel tempo, la loro memoria si trasformò in leggenda, tesori nascosti, simboli esoterici, discendenze segrete. Ma la verità è più semplice e più scomoda. I Templari non erano custodi del Santo Graal. Erano il primo sistema finanziario globale della storia cristiana. La loro caduta non fu una punizione divina. Fu una guerra economica perfettamente riuscita, combattuta con documenti, sigilli e torture. La storia dei Templari non è solo un episodio del Medioevo. È una lezione che attraversa i secoli. Quando il potere spirituale si intreccia con quello economico, l'esito è sempre lo stesso. Prima arriva la gloria, poi il sospetto e infine la distruzione. I Templari avevano capito una verità che pochi osano dire anche oggi.
Chi controlla il denaro, controlla il mondo. E nel Medioevo nessuno lo controllava meglio di loro. La caduta dei Templari è una lezione spietata sul potere, ma è solo la prima pagina di un nuovo, grande capitolo per il nostro canale. Questo video, infatti, inaugura la nostra nuova serie, Il lato oscuro del Medioevo. Ma non è tutto. Medioevo in guerra si evolve e da oggi si struttura in 3 grandi serie storiche per esplorare ogni aspetto del conflitto. Frontiere di ferro, dove analizzeremo le guerre per la sopravvivenza tra civiltà. Imperi in guerra, dedicata alle strategie, alle conquiste e ai crolli dei grandi imperi. Il lato oscuro del Medioevo, per gli intrighi, i complotti e le lotte di potere, proprio come quella a cui avete appena assistito. Abbiamo creato una playlist dedicata per il lato oscuro del Medioevo. Potete trovarla nella descrizione del video per non perdere nessun episodio futuro. Se amate la storia approfondita, questo è il momento migliore per iscriversi al canale e attivare la campanella. Le più grandi storie del Medioevo sono appena iniziate. E ora, aspetto la vostra opinione nei commenti. La distruzione dei Templari fu un atto di giustizia contro un ordine corrotto o il più grande furto legalizzato della storia? Ci vediamo nel prossimo episodio. Grazie.